490 a.C., Baia di Maratona, Attica, a qualche decina di chilometri da Atene. Il grande re persiano Dario, malgrado l'esercito immane e la flotta smisurata, fugge sconfitto in battaglia, sotto il sole rovente di fine estate. Nella piana di Maratona gli ateniesi lo hanno vinto, anche senza il sostegno degli spartani che non sono arrivati per tempo. Eppure sembrava impresa facile la spedizione punitiva contro un pugno di greci che avevano sostenuto le ribellioni delle colonie elleniche contro l'impero persiano. Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Oggi parleremo di una parola piena di fatica, maratona, che rende esausti solo a pronunciarla. Scopriremo quali singolari origini si porti cucite addosso e perché sia legata a una battaglia tanto famosa. Che cosa c'entra l'assolato teatro di uno scontro armato con la corsa? O le aride zolle della campagna greca? Quale segreto era chiuso dentro la parola maratona? Scopriamolo insieme. Dario decide allora di far vela verso Atene. Pensa che gli ateniesi vincitori a Maratona non possano tornare per tempo. Conquisterà la città. È una gara contro il tempo. Lui procederà veloce via mare, i greci lentamente a piedi, tra le rocce dell'Attica. Ma gli ateniesi si accorgono della mossa del grande re persiano. Bisogna avvertire subito Atene del pericolo. La città deve tenere duro, perché i suoi opliti hanno già sconfitto Dario e stanno tornando a tappe forzate. Chiamate l'emerodromo Filippide. È un messaggero addestrato a percorrere lunghe distanze in breve tempo e per tutto il giorno. Su un terreno roccioso in salita è più adatto di un cavaliere. È appena tornato da Sparta, dove ha recapitato il messaggio con la richiesta di aiuto. Seppur stremato dai 500 chilometri di andata e ritorno appena percorsi, Filippide parte per coprire la distanza tra Maratona ed Atene. Sono oltre 42 chilometri. Secondo la leggenda raccontata da Plutarco, l'emerodromo arrivato ad Atene spirerà per lo sforzo, non prima però di aver pronunciato la celebre frase «Neni Kekamen», abbiamo vinto, salvando così la città dall'attacco persiano. Maratona è così oggi una camminata prolungata ed estenuante, un dibattito parlamentare e interminabile, una diretta televisiva senza soste. Nello sport è una gara di resistenza, una competizione di corsa lunga oltre 42 km, come la Maratona di New York, la più famosa. Capiamo quindi come l'odierna parola maratona abbia origini in qualche modo legate alla battaglia di Maratona. Ma che cosa significava davvero la parola maratona in greco antico? La località di Maratona fu così chiamata dai greci per la tipica vegetazione che la ricopriva, e l'antica lingua greca dipinge il suo paesaggio sfruttando un sostantivo che richiama alla mente un vegetale, a noi tutti molto noto. Il sostantivo è marathon, che vuol dire finocchio. La piana di Maratona era dunque una enorme distesa di finocchi, che vi nascevano spontanei dalla notte dei tempi. Il racconto di tale impresa è resistito nei secoli. Ispirò Pierre de Coubertin, che nel 1896, durante la prima Olimpiade moderna, tenutasi proprio ad Atene in onore di Filippide e della battaglia di Maratona, fece inserire una gara podistica lunga circa 40 km, ossia la distanza tra le città di Maratona ed Atene, chiamandola appunto Maratona. Quando allora assistiamo con distacco ad una gara podistica di Maratona, senza considerare lo sforzo fisico estenuante che essa prevede, richiamiamo per un secondo alla mente l'antica etimologia della parola, che ci riporta a quella piana assolata dell'Attica e a quella successione interminabile di finocchi insanguinati dalla battaglia, e a quel corridore instancabile di nome Filippide, che sfinito dalla fatica esala l'ultimo respiro per salvare la sua patria.